non so, voleva trasmettere in verticale. Allora, come avrete notato dal titolo, diciamo che voi domandate ed io rispondo, e questa live la faccio interamente affinché voi tutti possiate farmi delle domande. Faccio questa live perché voglio coinvolgere il pubblico, cioè voglio coinvolgere tutti voi. Vediamo un po' se ci riesco. Vediamo un po' se ci riesco a coinvolgere della gente in questa live, perché ecco, vediamo un po'. Voi domandate ed io vi rispondo. Avrei dovuto scrivere voi domandate ed io rispondo, ma forse arriveranno delle persone quando pubblicherò, perché a volte non arriva, ops, non arriva bene. Allora metto in community, il link. Scusate se devo fare queste cose. Ecco qua, e intanto stiamo sparando qua, stiamo mettendo, perché la mia pubblico la mia live con un po' di link ai miei canali anche secondari, che tanto male non fa. Allora vediamo un po', dovrebbe essere partita la allora 16:36, forse non c'è nessuno disponibile a vedere questa live. Comunque io devo fare ancora, una, adesso c'è una persona che mi segue, devo fare ancora una, cioè uscirà questo sabato 10/9/22 alle 13:01 uscirà una mia sequenza durerà un'ora circa, di tutte la colazione, il pranzo, la cena che ho fatto. Niente, mi sono voluto buttare così su due piedi, perché esattamente 6 giorni fa, forse 7, ho fatto due live perché si sono interrotte, mica per altro. Vediamo un po', perché io non ho un tripode.
non ho un tripode e allora succede questa cosa qua. Poi vediamo un po' di mettere un po' ai miei amici, le mie amiche, se si apre in tempo, voglio comunicare questa lieta. Fare le live così improvvisate senza programmarle. Vediamo un po'. Vediamo. Ecco qua, sono in live. Ecco qua, come dire, live deserta. Forse la prossima volta eh, farò, farò un video. Ma vabbè, ci sono un sacco di gruppi. Vabbè. Ah, gli orti dello zio Antonio, come stai? So bene, grazie carissimo amico. Ciao carissimo amico, come stai? Spero bene, ovviamente. Come stai? Da molto tempo che non ti sentivo, caro amico mio. Allora, come tu potrai aver visto, per il momento il titolo è questo: voi domandate ed io vi rispondo, perché
voglio fare questa live perché le persone mi possano rispondere. Tutto ok, grazie. Bene, è da un po' che non guardo i tuoi video, adesso lo farò. Sono video molto interessanti. E mi raccomando, sì sì, vado a votare, bisogna votare. Io ho votato anche al referendum perché è un dovere civico votare, non un potere, un potere cinico, ma un dovere civico, perché è inutile poi che ci lamentiamo della classe dirigente, dei politici, della burocrazia che non risolve nulla. Tanto non andando a votare le cose sono anche peggiori. Invece se vai a votare le cose cambiano, cioè almeno ti puoi lamentare perché tu hai dato il tuo contributo e se i politici che tu hai votato e magari hai aiutato a far vincere non fanno quello che tu ti aspettavi o quello che ti hanno promesso, allora hai diritto di lamentarti. Se invece tu non vai a votare, stai in casa, vai al mare, fai i cavoli tuoi, e poi è logico che tu non fai parte del paese, e allora come puoi lamentarti? Poi vorrei chiedervi a tutte e tutti voi, ormai l'ho chiesto tardi, lo chiedo tardi perché sono già 11 minuti che sto nell'aria, il tempo che cambio la copertina, che faccio questo quell'altro, poi dovrò mettere uno start, un punto di inizio del vero video perché non mi va di tagliare l'introduzione pasticciata. Ma il vostro Santen Chan, lo youtuber più navigato d'Italia, eh, si vuole fare un cellulare nuovo perché gli dite sempre a Sant'Echan che la qualità dei suoi video non è eccelsa. Allora che cosa succede? Che Sant'Echan ha bisogno di questo cellulare, un Samsung Galaxy S22 serie, e in particolar modo io pensavo a questo cellulare, Samsung Galaxy S22 Ultra, non so se lo vedete, che non è un cellulare per tifosi da stadio, per gli ultra o ultras, ma questo è un cellulare che ha di camera principale 100 megapixel. Dicono che l'anno che viene forse uscirà un Galaxy S23, bisogna vedere se con tutta questa crisi economica che c'è nel mondo uscirà qualcosa. Ma allora come potete aiutarmi voi? È semplice, abbonandovi al canale. Ci sono 6 piani di abbonamento, il più piccolo è di 5 € al mese, il più grande è di non so se 100 o 200 € al mese. Oppure potete aiutarmi sotto molti dei miei video, c'è un bottone a forma di cuoricino vicino alla freccia di condividi. Allora come funziona questa cosa qua? Funziona che se tu schiacci sull'icono a forma di cuoricino con il dollaro dentro, tu fai una donazione, una singola donazione, non è un abbonamento, eppure il tuo commento al mio video si evidenzierà. È come una specie di super chat, soltanto che è un super commento e lo chiamano super grazie. Poi dalla chat che adesso stiamo in live, o quando uscirà questo sabato un mio video in premiere, puoi commentare con il super chat e anche lì scegliere un prezzo che stia all'altezza del tuo portafoglio e poi mandare uno sticker. Allora caro amico, sì, anch'io vado a votare perché bisogna avere responsabilità e coscienza.
non puoi dire in un ristorante dove ti invitano gratis, non ti puoi lamentare di quello che ti servono. Se non decidi tu cosa mangiare nel ristorante, lo decidono gli altri, e allora ti sta bene. Se tu non hai voluto decidere, fai decidere al cameriere e ti porta quello che piace a lui. Invece no, se tu vuoi avere il diritto di lamentarti, devi pagare al ristorante, non ti devi fare invitare gratuitamente, capito? E così vale anche per la politica. Se tu fai decidere agli altri cittadini, oppure fai mancare il quorum, come è stato a Genova, che hanno fatto saltare il quorum del referendum contro le trivellazioni, e l'indomani o la notte stessa, che non sono andati a votare, c'è stato uno sversamento di petrolio e un disastro ecologico immane. Gli ha rovinato il turismo balneario, gli ha rovinato il porto, gli ha rovinato la fauna e la flora del mare, l'attività peschereccia. Poi tutti a lamentarsi, ma hanno votato contro le trivellazioni in mare? No, non hanno fatto raggiungere il quorum al referendum. E allora poi ti lamenti. Cioè, se le cose vanno male, la gente si lamenta ma non vota. Se le cose vanno bene, la gente magari, quando mai vanno bene in Italia le cose nella politica. E quindi niente, è stato un inizio di live un po' turbolenta. Adesso, grazie al nostro amico gli orti dello Sio Andong, no, abbiamo trovato un argomento. Poi io, come al solito, prima che metto la foto, prima che metto altri dettagli nella live, mettiamo un po', ecco, riproduzione della chat dal vivo. E io voglio che dopo, quando guardino questo video, che diventerà, ecco, attiviamo la monetizzazione, questo video, quando questa live, quando rimarrà come video, voglio che si possa leggere la chat. È chiaro sto fatto. E allora vediamo un po' di informazione sul web. E intanto voi scrivetemi qualcosa, che io lo leggerò subito. Ci mettiamo, ci mettiamo, ci mettiamo, ci mettiamo. Ci mettiamo adesso i tag, ci mettiamo i tag e con i tag troveranno subito questa live, no? No, fai da te stile, no, persone e blog. Poi non so quando dovrò tagliarla. Allora mettiamo domande e risposte dialoghiamo su YouTube tutti assieme. E che succede che sul cellulare non ti fanno mettere 100 caratteri a titolo, allora devo per forza arrangiarmi.
io metto sempre assieme, che sta anche bene, però è più corretto insieme. C'ho ogni tanto nelle mie live delle zone. Ecco qua, ecco qua, vediamo un po', ho messo un po', ho messo un po' di dati, perché così trovano più facilmente la live mentre è ancora in corso. E vediamo un po' come va. Forse dovrebbe andare meglio. Scusa per il nome e il nostro dialetto. No, no, è che è molto bello. I cani come stanno? Purtroppo dall'ultima volta mi è morta una cagna, la fosteriere, a cui mia madre era molto affezionata perché il vicino la maltrattava. Allora lei l'ha riscattato, aveva già 6 anni quando mia madre l'ha adottato nel 2012. Gliel'ha chiesta al vicino e il vicino semplicemente l'ha messa fuori casa, quanto gli voleva bene. Però ecco, adesso ti faccio vedere. Adesso intanto entra nella stanza una mia cagna, che la potrei trovare. Io adesso volevo vedere, scusa se ho impiegato tanto tempo nel risponderti, stavo mettendo i metadata nel video, ma dovrei avere, ecco, ti faccio vedere qual era la, in realtà se tu entri in questa lista di riproduzione, quando avrai tempo potrai vedere tutti i miei cani, quelli che ho avuto, che mi sono andati morendo purtroppo. Una non l'ho filmato, dovrei fare una composizione fotografica, però c'è, ecco, questa cagna, quella fosteriere che tu guardi qua, è quella che in questo video ti lascio il link, che è morta poco tempo fa, di vecchiaia, di vecchiaia, perché nel 2012 nel 2012 aveva 6 anni ed è morta nel 21, credo. Però è così purtroppo. Allora ti ho dato la lista di riproduzione, ti ho dato il video, mi sembra, e niente, ecco qua c'è un altro link. Mi raccomando, guardali quando hai tempo. Ma ho tanti video dei miei cani. E te come va? Tutto bene? Adesso vediamo un po'. È da molto che non vedo effettivamente il tuo canale. Ah, eccoti qua, ti ho salvata. Era al buio su incrocio, bravissimo. Salvi gli anni, hai salvato una gallina. Bello, anche io ho avuto delle galline da giovane. Purtroppo, come ho orientato il cellulare, non riesco
a farti vedere, ecco. Dai, 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 dai. Vediamo se riesco, tanto questa non è una live convenzionale. Vediamo se si gira. Bobby, 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 metti il musino sopra, non sotto la sedia. Che bella che sei, che bella. Lei ormai anche sta diventando molto vecchia. Nel 2019 si è accidentata, non so che ha avuto. Gli abbiamo fatto il siero per non so se 2 settimane o 2 mesi, quasi tutti i giorni, e si è recuperata, ma è sempre più magra, sempre più magra. Allora, beh, lui è sempre più magra, però ecco, ci avevano detto che c'aveva una brutta malattia, invece ancora tiene duro, vero? Ancora va avanti. Eccola qua, eccola qua, poverina. Ecco, bellissima, bellissima. Questa l'ha riscattato mia madre, l'ha preso dalla strada che la stava per schiacciare un SUV, e è stato nel 2009. Avrà avuto qualche settimana, quindi stiamo nel 2021, no 22, 22 meno 9, c'ha 13 anni, forse va verso i 14, ma non so quando. Ecco, adesso perché io col cellulare vorrei fare le live, visto che c'ho certo. Bella senza punto interrogativo, eh sì, grazie, è proprio una bella cagnolina. Io vorrei fare le live perché c'ho adesso un wifi che me lo consente, però il fatto è che leggere i messaggi è un po' difficile nel cellulare. Non hanno fatto un'applicazione, allora chat dal vivo, vediamo com'è. Devo tenere schiacciato. Si vede per un istante, non si riesce a leggere la chat del cellulare. Come si può fare una live senza leggere la chat? Una live senza chat non è una live. Ecco, adesso la mia cagnolina se n'è andata, l'ho appena finito di filmare. Lei ogni tanto va e ogni tanto viene, e ci si è unito alla live un'altra persona, che io sono contento. Ecco, diminuisco il brillo del cellulare così mi dura di più la batteria, anche perché stiamo con questo risparmio energetico e bisogna essere virtuosi. Adesso ci chiedono a noi di risparmiare quando abbiamo sempre pagato delle bollette salatissime in Italia, più che negli altri paesi, e io dico, quel denaro dove è andato a finire? E poi d'altra parte che fare? E quindi io aspetto delle domande per rispondere, domande e risposte. Voi domandate ed io vi rispondo, dialoghiamo su YouTube tutti insieme. Ma adesso le domande le faccio io, perché altrimenti nessuno me le fa a me, che io, caro zio Antonio, aspetto delle domande, no? Ecco, adesso ci si è unita un'altra persona e quindi se n'è andata. E quindi io vi domando, ma è giusto intervenire in Ucraina per salvare la gente, o secondo voi
vale di più la pena, non so, dargli ragione a Putin, a zio Putin, per avere dell'energia a basso prezzo, perché è come se qualcuno durante la seconda guerra mondiale avrebbe detto: ma i tedeschi ci comprano così tanti prodotti, che ci frega quello che fanno, l'importante è continuare a vendergli i nostri prodotti ai tedeschi. E allora noi qua ci ritroviamo nello stesso inconveniente. Noi ci ritroviamo nello stesso inconveniente. Appoggiare un despota che ha invaso e distrutto, sta distruggendo, bombardando tutta l'Ucraina, perché il pretesto era di difendere le zone separatiste, ma abbiamo visto che era solo un pretesto, perché adesso sta distruggendo tutta l'Ucraina. Non intervenire e gli avrebbe dato carta bianca per continuare ad avanzare. Ma per me c'è qualcosa di grosso sotto. E sì, c'è qualcosa, c'è la geopolitica sotto, l'equilibrio mondiale, il nuovo ordine mondiale. Comunque tieni che presente che Putin continua ad avanzare proprio come faceva Adolf Hitler, e nessuno ancora lo è riuscito a fermare. Poi quando lo hanno voluto fermare a Hitler era troppo tardi, è iniziata la seconda guerra mondiale. Ma calcola che Putin sono 20 anni che viene dicendo che vuole ricostruire la grandiosità dell'Unione Sovietica e dell'impero zarista, che voleva denazificare l'Ucraina, che poi di nazicosi è piena anche Russia, con i Nazbol e altri gruppi di estrema destra. Ma se calcolate che anche la Polonia ha avuto collaboratori con i tedeschi durante la seconda guerra mondiale, anche altri stati come per esempio la Macedonia, eh, adesso non mi ricordo, molti stati dell'est, e poi Polonia soprattutto, eh, anche la Francia, il Belgio. Allora che Putin arriverà ad avanzare fino Lettonia, Estonia, Lituania, fino a arrivare a Portogallo, Francia, adesso fino alla Moldavia. Infatti la Transnistria, per esempio, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridniestov o Pridniestovie, è uno stato indipendente de facto non riconosciuto dai paesi membri dell'ONU, essendo considerato de iure parte della Moldavia. Allora c'è un imperativo morale. C'è un imperativo morale che ci dice: veramente dobbiamo considerare il non intervenzionismo come una forma di protezionismo economico dei nostri interessi industriali, o dobbiamo aiutare i nostri fratelli europei e ucraini? Ecco, con questo interrogativo vi devo lasciare. Ciao, grazie di avermi seguito in questa live che è durata 34 minuti. Grazie. Ciao, adesso vi devo lasciare. Ciao, gli orti dello zio Antonio. Ci rivediamo questo sabato in una mia premia.